Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme una recensione per quanto riguarda i servizi offerti, per quanto riguarda i bot offerti da TradeSanta. Ma prima di cominciare vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a condividere i miei contenuti, e vi ringrazio di cuore per il vostro supporto. Siamo sulla pagina ufficiale di TradeSanta, raggiungibile all'indirizzo tradesanta.com. Ma che cos'è TradeSanta? Allora, è un servizio informatico nato nel 2018 che permette la creazione di diversi bot, che siano bot a griglia o bot DCA, di effettuare dei trade o, per i meno esperti, copiare i bot più profittevoli. Una volta registrati al servizio avete una prova gratuita, dopodiché al termine della prova gratuita è un servizio a pagamento. Servizio a pagamento che potete acquistarlo sia annualmente ottenendo uno sconto oppure mensilmente. Come potete vedere variano le cifre, abbiamo per un pagamento mensile il basic $25 al mese, pagamento annuale scende a $15 al mese. Con il piano base, come potete leggere in sovraimpressione, potete attivare fino a 49 bot con un numero illimitato di pair, tutte le strategie disponibili e anche le notifiche tramite Telegram per poter monitorare in tempo reale i vostri bot. Nel piano avanzato c'è la possibilità di attivare fino a 99 bot, tutte le caratteristiche del piano basic. In più si hanno i trailing take profit e i trading view signal per quanto riguarda Binance, Coinbase, OB e anche HitBTC. Nel piano maximum a $35 al mese si hanno tutte le caratteristiche dei due piani precedenti, in aggiunta i segnali di trading view personalizzabile e i futuri bot annessi. Come metodo di pagamento accetta ovviamente criptovalute e pagamenti tramite Visa, Mastercard e American Express. Al suo interno è possibile personalizzare e creare dei bot, effettuare ordini manuali sugli exchange collegati, quindi acquistare e vendere criptovalute, utilizzare la loro applicazione. Come abbiamo visto nei piani è possibile avere, anche a seconda del piano utilizzato, dei segnali più o meno personalizzati e tramite il marketplace andare a usare le strategie di trading più redditizie che stanno utilizzando i trader più esperti, trading professionisti, con una sorta di copy trading per il bot. Per quanto riguarda gli exchange supportati sono veramente tanti, ma soprattutto i più utilizzati: Binance, OKX, Coinbase Pro, Huobi, HitBTC, FTX, Bybit e Kraken. Gli exchange vengono collegati al nostro profilo, ai nostri bot, tramite gli API key. I fondi restano all'interno del nostro exchange. Tramite gli API key siamo noi che dobbiamo dare le autorizzazioni o meno per quanto riguarda i trade ed eventualmente anche i prelievi. Va da sé che quando andrete ad utilizzare gli API key, a creare gli API key tramite i vostri exchange, indipendentemente se state utilizzando questo servizio o altri servizi che richiedono gli API key, mi raccomando, non date autorizzazione di prelievo dei fondi. Durante la creazione degli API key vi verrà chiesto quale autorizzazione date solamente l'autorizzazione di trading, quindi acquisto o vendita, ma mai autorizzazione al prelievo. Questa è una sicurezza in più che vale la pena inserire durante la creazione dell'API key. Come abbiamo visto, possiamo creare da zero i nostri bot oppure andare a copiare i bot più performanti. Inoltre è possibile utilizzare alcuni tool e feature, come ad esempio lo spot in future trading con una leva per 10 che vi sconsiglio assolutamente di utilizzare, la possibilità di utilizzare long o short position, la possibilità di utilizzare questo servizio con un demo crypto trading che ve lo consiglio assolutamente. Non andate a buttarvi all'interno di questo sistema senza conoscere i bot a griglia, senza conoscere i bot DCA e pensando che tramite questi servizi non si perdano soldi, perché i soldi si possono perdere tranquillamente. Quindi anche se utilizzate tutte le protezioni del caso, gli stop loss, il take profit, un risk management accurato, prima di utilizzare andate con un account demo con dei soldi finti e fate tutti i backtest, come se steste testando una strategia vera e propria di trading. È possibile utilizzare questo servizio con un minimo di saldo nell'account di $10, ma sinceramente vi sconsiglio di utilizzare un servizio del genere o qualsiasi trading bot
con pochi fondi perché non è profittevole. O per andare in profitto ci vuole veramente parecchio tempo con un portafoglio limitato, e tenendo conto che oltre ad avere il nostro profitto dobbiamo anche andare a coprire le spese dell'eventuale bot, secondo me l'ideale è utilizzare i bot a griglia tra le 500, anzi tra i 600 e i $1000 almeno. Poi ognuno ovviamente faccia un po' come crede, utilizzi o meno un servizio e utilizzi i fondi che più gli pare e che più gli piace utilizzare. È cosa molto importante, utilizzate anche in questo caso un portafoglio che sia diverso dal vostro portafoglio di investimento, di trading o di holding. Utilizzate un portafoglio dedicato e come in ogni strategia, come ogni investimento che si rispetti, mi raccomando, non puntate troppo a massimizzare i profitti, ma puntate bensì a preservare il portafoglio e a minimizzare i rischi, e non utilizzate mai soldi che non potete permettervi di perdere. E mi raccomando, come ho già sentito tantissime volte, non indebitatevi mai per utilizzare sistemi di questo genere o investimenti in generale. Se non avete i fondi disponibili, piano piano ve li mettete da parte, ve li accantonate mese per mese, ma non andate a indebitarvi. Per piacere, in ogni cosa che fate, usate la testa. Una volta effettuato l'accesso appare questa schermata dove qui in alto, nella fase centrale, c'è l'andamento in dollari e in bitcoin dei vostri bot. A destra il total balance e il profitto realizzato. Più in basso l'exchange rate delle ultime 24 ore di Bitcoin e Ether, più sotto ancora il top pair delle ultime 24 ore, quindi le coppia, il DL bot e l'exchange sul quale è scambiato. Possibilità di contattare l'assistenza sia tramite mail sia tramite chat integrata, e link per andare a scaricare l'applicazione tramite mobile e i dati aziendali. Per poter creare un bot DCA o eventuale bot a griglia bisogna per forza andare a collegare i nostri exchange, come ho detto prima, tramite gli API key. Cliccando su Access Point, aggiungi accesso, c'è la possibilità di andare a selezionare gli exchange disponibili. Ovviamente bisogna avere un account registrato con i KYC effettuati in questi exchange, e andare poi nel menu delle impostazioni del nostro profilo dell'exchange e andare a creare l'API key. Come ho detto prima, nessun accesso ai vostri fondi, non abilitate l'API key al prelievo ma solo al trading. Se non sapete come generare le vostre API key dell'exchange, andate sul video che ho fatto per quanto riguarda Atani. Se cercate come collegare gli exchange ad Atani, vi faccio vedere dove creare le vostre API key, perché anche Atani, come ben sapete, è un servizio che funziona tramite API key, quindi potete riciclare quel video come un tutorial. Manual trading, che cos'è? Questa sezione non è la sezione per creare un bot, ma una volta che avete collegato un exchange o diversi exchange, vi permette a questo punto di acquistare o vendere una criptovaluta come se fosse collegato direttamente su quell'exchange. Quindi si effettua per l'appunto un trading manuale. Per quello che vi dicevo prima, il virtual trading è l'account demo dove vi permette di creare dei bot finti e fare i vostri test. Utilizzatelo prima di cimentarvi con dei soldi veri. Se non conoscete che cosa sono i bot DCA e i bot a griglia, mi raccomando, fate pratica con un conto demo. Subito sotto andiamo su MyBot, quindi la possibilità di creare un bot a griglia e un bot DCA. Ho già spiegato in un precedente video nel dettaglio come funzionano questi bot e quali sono i loro limiti e quali sono eventualmente i loro pericoli, come ad esempio il bot da griglia è un bot che funziona molto bene quando siamo in assenza di trend, quindi quando siamo in un movimento laterale di mercato delle coppie che stiamo utilizzando, ma qualora entrasse in trend il mercato sia in downtrend che in uptrend, c'è un alto rischio di saltare le griglie e quindi di andare a perdere dei soldi, far saltare gli stop loss, eccetera eccetera. Comunque, senza andare a ripetere quello che ho già spiegato all'interno del video di BitSgap, se volete andatevelo a ripescare, che vi faccio un tutorial dettagliato per i bot a griglia. Sempre sulla pagina di TradeSanta, nella sezione domande, vi spiega la differenza del bot DCA e nel bot a griglia, così da capire nel dettaglio come funziona e poter andare a crearlo manualmente. Ed è anche correlato da un video molto dettagliato, quindi vi invito, mi raccomando, a leggere con attenzione
attenzione questa pagina perché è una delle pagine più importanti per imparare a utilizzare un servizio del genere. Nella sezione Marketplace è possibile andare a copiare i bot più profittevoli. Ovviamente andando a copiare i bot più profittevoli andrete a copiare anche i rischi di chi ha creato il bot, quindi attenzione. Alla voce chart andremo a vedere il grafico della valuta che abbiamo selezionato nell'exchange che abbiamo selezionato proprio come fossimo su TradingView, e possiamo anche andare a inserire degli indicatori. Per quanto riguarda la parte del supporto abbiamo la possibilità di andare a effettuare la nostra sottoscrizione pagando con carta di credito oppure criptovalute. Nella sezione tutorial si apre la schermata dei documenti di TradeSanta dove dovete andare assolutamente a leggere e a comprendere. Se non sapete bene l'inglese o altre lingue cliccate col tasto destro del mouse, traduce in italiano ed è veramente comprensibile. Sezione Referral Program, una volta registrati avrete un vostro referral link se volete fare pubblicità a questo servizio che vi dà un 20% ogni volta che qualcuno che avete presentato effettua un acquisto. Come ben sapete non vi lascerò nessun link affiliazione in descrizione a questo video. Nella parte del setting potete andare a selezionare la lingua, impostare l'autenticazione a 2 fattori, andare a vedere la vostra sottoscrizione quando sarà il momento di rinnovarla o meno, modalità giorno, modalità notte o le notifiche via Telegram. Quindi per gli amanti degli automatismi, per gli amanti della creazione dei bot, un altro servizio da affiancare eventualmente a BitSgap. È un servizio più giovane, 4 o 5 anni di creazione di questi bot informatici non sono tantissimi, ma attualmente nel momento in cui sto registrando il video non presenta particolari criticità. Detto questo, non pensate di creare dei bot e dormire sonni tranquilli, di dimenticarvi tutto e accendere il computer o le applicazioni dopo qualche settimana, perché comunque i bot lavorano sulle vostre impostazioni, quindi il loro umano può esserci tranquillamente, vale la pena monitorare in continuazione, controllare i trend e stare attenti all'alta volatilità. Come vi ho più volte ripetuto all'interno del video, utilizzate le API key senza autorizzazione di prelievo e utilizzate un exchange con un portafoglio dedicato per queste operazioni. Non mischiate i vostri trade, non mischiate i portafogli, non fate tutto un calderone, mi raccomando siate ordinati e diversificati. Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Come in apertura vi invito a supportare il mio lavoro con un'iscrizione che veramente è una questione di pochi secondi ma per me è un valore inestimabile, ed unirvi anche alla nostra community Telegram per avere il supporto di cui avete bisogno tutti i giorni. Mi raccomando, ricordatevi sempre che la prima regola non è massimizzare i profitti ma minimizzare i rischi, e anche in questo caso ponderate ogni vostra singola azione. Ci vediamo presto, ciao a tutti!